sono la mamma di Carmelo Castro, mi chiamo Lavenia Dazziella e vorrei raccontare la storia di mio figlio. Io voglio sapere che cosa gli è successo, perché in 4 giorni sono venuti a prenderlo a casa, se lo sono portati e non me l'hanno restituito più. Il 24 marzo sono venuti i carabinieri a prenderlo a casa, se lo sono portati nella caserma. Nel pomeriggio mi hanno detto: signora, stia tranquilla, suo figlio ha fatto una ragazzata, fra un po' ritorna a casa. Mi mandano a casa, poi arriva una telefonata dove mi dicono che Carmelo non ha voluto collaborare, si trova a Piazza Lanza. È stato accusato come palo di una rapina di una tabaccheria, perché mio figlio si vede nella tabaccheria che entra, compra le sigarette, prende il resto e se ne va. Il 26 vado a Piazza Lanza per vedere mio figlio, per portargli la biancheria e non me lo fanno vedere, mi dicono che è in isolamento. Il 28 verso le 3 mi arriva una telefonata da Piazza Lanza dove mi dicono: Carmelo ha tentato il suicidio e si trova in ospedale. Corro in ospedale e mi dicono che Carmelo non c'era, si trovava in un altro ospedale e mi dicono di attendere, che dovevano telefonare per vedere dove era. Invece poi al pronto soccorso si trovava una persona che forse ha visto, che ha sentito e ha detto a mio marito: se cercate quel ragazzo che hanno portato dal carcere è in casa mortuaria. Così ho saputo che mio figlio era morto. E io chiedo di sapere che cosa è successo veramente a mio figlio. Sì, quello si trovava per conto suo e al pronto soccorso, non so se c'era qualcuno di loro, non lo so, perché io, non conoscendo nessuno, sono entrata in ospedale, ho chiesto, è stato portato mio figlio, dove si trova. Quella dell'informazione mi dice: signora, qui non c'è nessun Castro Carmelo, dice forse si trova in un altro ospedale, attendi un attimo che faccia una telefonata. E io dicendo: no, ma a me mi hanno detto che si trova qui. Allora forse quella persona ha sentito e di fianco gli dice a mio marito: se quel ragazzo che hanno portato dal carcere pochi minuti fa è nella casa mortuaria. Poi io non ho capito più niente, poi siamo corsi nella casa mortuaria dove non ce lo volevano far vedere e poi non lo conosco, io non lo so chi è. Non ci sono videoregistrazioni in cui dicono loro che si è impiccato con un lenzuolo. Il lenzuolo non si trova, la cella non è stata perquisita, non sequestrata. Buio totale, silenzio. Il letto più basso di lui. Come fa un ragazzo di 1,75 m a impiccarsi da un letto 1,70 m? Sì, c'è stata un'autopsia dove dice nell'autopsia che mio figlio aveva da poco pranzato e ancora aveva il mangiare non digerito, che nessuno ne ha parlato tranne il medico legale nostro. Avevano fiducia, quelle che hanno preso loro l'avvocato d'ufficio, e dicendo che faceva tutto lui, invece hanno chiuso il caso e ha messo il bastone fra le ruote, perché noi un anno battevamo ogni giorno perché volevamo sapere la verità, che cosa era successo a mio figlio. In 4 giorni vengono, se lo prendono e non me lo ritornano più. C'era silenzio totale, nessuno diceva niente, per loro era imbiccagione e basta. A me questa storia di imbiccagione non mi convince, prima perché mio figlio era in faccia, in viso come è fatto, poi c'era l'orecchino rotto, i vestiti fatti di sangue, cioè c'è qualcosa che non va. E poi messo in isolamento, nessuno ha detto che gli ha portato il mangiare, che aveva pranzato, poi gli orari che non compaiono perché quelli di Piazza Lanza dicono che alle 12:20 mio figlio ancora era vivo, che lo stavano rianimando e l'hanno portato con una macchina privata all'ospedale che si trova a 5 minuti da Piazza Lanza. Invece che all'ospedale dicono che già era a cadavere. Abbiamo cambiato avvocato grazie anche all'associazione Antigoni che ci sta aiutando molto e adesso si sono aperte le inchieste. Ora speriamo che facciano qualcosa. Ma gli hanno riscontrato, che non lo so dire, i pistosi nella guancia destra e nella gamba. E poi uno, come dicono, quando si impicca doveva avere delle cose sui piedi, sulle mani, invece mio figlio non ce l'aveva sulla schiena, sul collo non c'aveva niente.
sangue pestato nella schiena. Mio figlio non aveva niente a che fare con il carcere, con nessuno. Mio figlio era un ragazzo tranquillo. E l'appello che voglio è chiarezza e che cosa è successo a mio figlio. In 4 giorni sono venuta a prenderlo e non me l'hanno ritornato più. Mio figlio era nelle mani dello Stato, non era a passeggio.